un buon ritorno di uno dei prodotti più interessanti presenti nel catalogo Netflix. Se questa serie, nel 2019, suo anno di uscita, era riuscita ad intrattenerci, facendoci divertire, inquietare e riflettere, con una copiosa quantità di cortometraggi fantascientifici, non possiamo attribuirle gli stessi meriti per quanto riguarda la seconda stagione, che risultava invece essere abbastanza blanda, per la maggior parte priva di temi interessanti, con tanti bassi e nessun episodio in grado di spiccare verso l'alto. Il terzo volume, fresco d'uscita, riesce parzialmente ad aggiustare il tiro, almeno dal punto di vista narrativo, portando su schermo storie maggiormente degne di nota. Non mancano di certo i picchi. C'è qualche episodio, per un motivo o per un altro, meritevole di attenzione, ma restano presenti anche puntate tutt'altro che memorabili. Certo, di quelle, ad essere onesti, non era priva nemmeno la prima stagione, che per me risulta finora essere la migliore, ma mentre quella era composta da ben 18 piccole storie, quindi qualche scivolone all'interno di un numero così cospicuo di episodi si poteva tranquillamente perdonare, questa è formata da sole 9 puntate. Chiaramente ciascuna di esse ha un peso maggiore. In più, se in questa terza parte si è andati chiaramente a guadagnare sotto diversi aspetti in confronto alla seconda, c'è però uno dei fattori più interessanti del concept della serie che secondo me è stato leggermente perso di vista. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando, come avrete letto dal titolo del video, di Love, Death and Robots, serie TV animata originale Netflix composta da cortometraggi di durata variabile indipendenti l'uno dall'altro, avente la singolare caratteristica di essere composta da episodi con diversi stili d'animazione. È proprio riguardo a questa peculiarità, che dovrebbe essere la più significativa e distintiva della serie, che secondo me emerge il maggiore difetto di questa terza parte. Delle ultime 9 puntate uscite, ben 4 presentano uno stile di disegno ultra realistico che va per la maggiore fin dalla prima stagione. 2 hanno tipi di animazione che abbiamo già visto precedentemente e che non sono poi nulla di così particolare, e una porta su schermo l'animazione più classica possibile. Delle rimanenti, soltanto una puntata è degna di nota ed è anche la più breve dell'intera stagione. Insomma, sotto questo punto di vista, il terzo volume di Love, Death and Robots ha chiaramente deluso le mie aspettative. All'interno della serie c'era questo piccolo gioco, questa sorta di sorpresa ogni volta che avviavi un nuovo episodio, questo non sapere mai quello che potevo trovarmi davanti, un vero e proprio sentimento di scoperta non è stato decisamente appagato, a differenza della precedente stagione, dove invece gli stili di disegno particolari ed insoliti non mancavano di certo. Magari c'è chi risponderebbe a questa mia piccola critica dicendo che il secondo e il terzo volume è un po' come se fossero due metà di una singola grande stagione, quindi in un certo senso andrebbero valutate insieme, ma io dico di no, perché le hanno presentate come stagioni diverse, le vendono come parte 2 e parte 3, quindi è giusto che per ognuna vengano fatte delle considerazioni. Non si fotte con me Netflix. Per quanto questa mancanza di novità nelle animazioni abbia influito negativamente sul mio personale godimento della serie, non è assolutamente l'unico fattore da valutare. Narrativamente ci sono puntate decisamente interessanti e soprattutto c'è molta varietà, episodi comici, drammatici, horror. Certo, non sono tutti perfettamente riusciti, anzi, secondo me ne hanno anche cannati un paio alla grande ed hanno più o meno gli stessi problemi, ma di questo ne parleremo tra poco. Una cosa che sono stato molto felice di notare è la particolare attenzione che è stata riservata alla regia in 2 puntate specifiche. Su una di esse c'è da fare un discorso un pochetto complesso, ma essendo uno studente di cinema ed in particolare proprio di regia, non ho potuto far altro che apprezzare. Direi che possa essere tutto per quanto riguarda la parte senza spoiler. Se non avete visto questa serie, correte immediatamente a recuperarla. Gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Per questa parte spoiler ho deciso di parlare brevemente di ogni episodio, facendo delle mini recensioni, diciamo, senza però fare una classifica. L'ordine sarà lo stesso presente su Netflix. L'esordio di questa stagione è stato affidato a un ritorno, quello dei 3 simpatici robot. Nulla di nuovo, la puntata non è che una sorta di seguito di quella presente nella prima stagione, ma devo dire che l'ho preferita alla precedente. Di gran lunga superiore, secondo me, mi ha strappato una risata in più di un'occasione, cosa che l'altra non era assolutamente riuscita a fare. Non ci sono momenti per nulla divertenti e che sembrano non finire mai, come quello del gatto che sale sul robot e lui non sa come reagire, bla 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 bla
bla bla bla bla, ma è piena di battute, anche attuali, che deridono alcuni aspetti assurdi della razza umana. Il finale con il gatto mi ha cringiato all'inverosimile, ma comunque è stato un buon inizio. Probabilmente il mio episodio preferito della stagione. È una delle 2 puntate di cui è stata maggiormente curata la regia. D'altra parte è stata diretta da David Fincher. Mica pizza e fichi. Atmosfera pazzesca. Musiche perfette in grado di accompagnare al meglio la vicenda. Animazioni e disegni eccezionali. Il mostro e i suoi piccoli erano qualcosa di assurdo da vedere. Poi a me queste storie ambientate esclusivamente su una nave in mezzo al mare piacciono da morire. È proprio un tipo di situazione che intriga la mia curiosità. Narrativamente parlando non è nulla di così nuovo o eccezionale. In particolare non mi ha fatto impazzire il finale. Avrei preferito qualcosa di molto più negativo. Ad esempio che alla fine il mostro e i suoi piccoli riuscissero davvero a raggiungere un'isola abitata. Per gli spettatori che non si limitano a assorbire passivamente la storia, questa puntata offre anche spunti di riflessione interessanti dal punto di vista morale. È giusto quello che sta facendo il protagonista? Nella sua situazione, come ci saremmo comportati? Cosa avremmo votato fossimo stati uno dei membri della ciurma? A voi il compito di immedesimarvi al massimo e cercare la risposta a queste ed altre domande. Con questo episodio non ho proprio capito cosa volessero fare. Non mi è piaciuto nulla, niente, dalla storia fino ai disegni, fatta eccezione per pochissime inquadrature. Il delirio di questa astronauta sotto droghe che cerca di sopravvivere, che comincia con la recitazione delle poesie presenti nel libro che viene inquadrato per un istante all'inizio fino ad arrivare al suicidio. L'ho trovato noiosissimo e clamorosamente pretenzioso, pieno di parole inutilmente complesse e affatto necessarie. Magari non l'ho capito io, se è così siete liberissimi di illuminarmi nei commenti, ma per me è il peggiore della stagione e uno dei peggiori dell'intera serie. Simpatico, divertente e folle. 4 minuti di follia totale. La chiara citazione al film di Romero presente nel titolo, le scene apocalittiche alla Mad Max Fury Road, la frecciatina alla società americana e un finale che sotto sotto porta anche a qualche riflessione, seppur banalissima. È questo il Love, Death and Robots che a me piace vedere. Animazioni classicissime per una storia dalla violenza tarantiniana. Quando hanno nominato il tasso del miele sono morto dalle risate. Non mi aspettavo di ritrovarlo così presto, soprattutto dentro Love, Death and Robots, dopo averlo incontrato nel secondo episodio di Cineminchiate. Ho scoperto che questo tasso del miele è un vero e proprio meme in America, puntata piacevole da guardare ma che si dimentica dopo poco. E qui siamo alla seconda puntata, completamente buttata nel secchio. Sciame non funziona affatto. Mi dispiace, ma non funziona. E ve lo dico io perché. Perché è uno spiegone continuo. Prima la dottoressa che spiega al nuovo arrivato come funziona il nido, ci sta. Poi è il dottore che spiega a lei perché è venuto in questo luogo. E infine è la regina del nido che spiega quello che succederà e propone la scelta al protagonista. E poi fine. Nient'altro. Questo episodio non ti mostra nulla, solo parole su parole su parole. Hanno pure provato a scioccare visivamente lo spettatore con la scena finale, facendoti vedere la dottoressa assorbita da questa regina, ma è stato un tentativo a dir poco debole. Che questo nido non fosse in fondo così rosa e fiori si era capito fin dall'inizio, ma mi aspettavo di vedere qualcosa di più e soprattutto risvolti maggiormente inquietanti. Ora vi dico quello che mi ero figurato io all'inizio della puntata, ma è stato solo un mio viaggione mentale. Dopo l'episodio dei 3 robot e quindi dopo aver visto che potevano essere riprese storie dal passato, mi ero immaginato che questo fosse una sorta di prequel in grado di reggersi comunque esclusivamente sulle proprie gambe di Oltre Aquila, puntata straordinaria della prima stagione. Non so perché mi sia venuta in mente questa cosa, probabilmente perché Oltre Aquila è in assoluto il mio cortometraggio preferito dell'intera serie. L'ho trovato e lo trovo praticamente perfetto. Quindi l'idea che Sciame fosse comunque una storia autoconclusiva,
con la classica morale che l'uomo sfrutta fino alla distruzione qualsiasi luogo nel quale arriva a mettere piede, ma allo stesso tempo un prequel di Oltre Aquila, facendo diventare il nido la stazione sperduta della puntata della prima stagione, mi aveva fatto davvero impazzire. Non solo le mie aspettative, che ammetto essere abbastanza campate per aria, non sono state realizzate, ma mi sono trovato davanti ad una puntata noiosissima e priva di carattere. Stesso stile di disegno della puntata La discarica della prima stagione, anche in questo caso come in quello dei 3 robot ho preferito questa seconda versione. Divertente, violenza edulcorata al massimo, con una metafora sull'inclusione nel finale. Niente male. Secondo mio personale episodio preferito della stagione Dietro un brutto viaggio, è chiaramente ispirato alla mitologia di Lovecraft. Questo mostro gigantesco alieno imprigionato è praticamente lo Cthulhu di Love, Death and Robots. Mi sono molto piaciute le atmosfere e le scenografie. Ho apprezzato come ti facciano vedere che il personaggio più incline alla violenza è quello che cede più facilmente al controllo del mostro, mentre l'altro riesce a resistergli e per non liberarlo ha addirittura la forza di amputarsi le orecchie e cavarsi gli occhi. A differenza di Sciame, riesce ad essere scioccante visivamente, anche nel punto delle visioni che il mostro fa vedere a questi personaggi. È questo quello che cerco nella serie. Molte meno parole e più immagini suggestive. Inutile dirlo, anche in questa puntata la violenza fa da padrona. Non in maniera divertente come magari successo in altre circostanze, ma viene trattata come un elemento molto più serio. Effettivamente è stata una stagione molto sanguinosa. Come nel caso di Un brutto viaggio, anche qui il finale non mi ha fatto impazzire. Non c'è stato nessun episodio che si concludesse in maniera negativa fino in fondo e mi lasciasse con un profondo senso di angoscia. Personalmente è questo quello che prediligo all'interno di serie del genere, ma è esclusivamente gusto personale. Mi dispiace solo che da questo punto di vista sia risultata una stagione abbastanza piatta, quasi buonista, tra mille virgolette. Si potevano accontentare entrambe le parti. Forse è proprio questa la puntata che doveva suscitare in me quel senso di angoscia di cui ho appena parlato, ma almeno nel mio caso non ci è minimamente riuscita. Jibaro è indubbiamente l'episodio più coraggioso di questa terza stagione, non per la storia che porta su schermo, ma per il come lo fa. Diretta e animata dallo stesso studio che ha prodotto La Testimone, puntata della prima stagione, punto fondamentale di Jibaro sono regia e montaggio. Ci sono parti in questa puntata che sono state portate su schermo perfettamente. Mi viene in mente ad esempio la scena dello sterminio del Plotone, con quel montaggio serratissimo, l'immaginaria macchina da presa che si muove in modo frenetico e quel sonoro assordante, o quella della resurrezione di questa sorta di ninfa mentre il cavaliere cerca di allontanarsi con i gioielli, con quel montaggio alternato che ti mostra le scene delle onde con il sangue mentre lui si arrampica con il sacco di gioielli. Veramente ben fatto. D'altro canto ci sono però momenti che non mi sono affatto piaciuti, soprattutto la parte iniziale, nella quale avrei preferito una regia più tranquilla, che mi inserisse gradualmente all'interno di questa storia, fino ad esplodere con l'apparizione di questo essere ed il suo urlo. Mancando questa fondamentale immersione all'interno della storia, le successive immagini, per quanto potessero essere belle ed impattanti, non riuscivano comunque a scalfirmi, cominciando con questa macchina traballante che si alternava a campi larghissimi. Questo particolare sfarfallio dei colori, ho subito avvertito di trovarmi all'interno di qualcosa che non riconoscevo come mio. Dovevo essere gradualmente introdotto in questo mondo rappresentato in maniera così particolare, non lanciato di getto come invece è stato. Un vero peccato, ma riconosco comunque il valore dell'episodio e riesco a capire perché magari a qualcuno possa essere piaciuto da morire. Tirando le somme, questa terza stagione di Love, Death and Robots si riprende parzialmente dallo scivolone di un anno fa. Non mancano sicuramente difetti e siamo ben lontani dai livelli di alcuni episodi della prima stagione, ma ci sono comunque puntate che fanno ben sperare per il proseguo della serie. Il prodotto resta comunque un qualcosa di unico all'interno del catalogo Netflix e di invidiabile dalle altre piattaforme. Non conosco nulla simile a Love, Death and Robots e sono molto contento di vedere che ci sia un così ampio interesse verso un prodotto del genere, che porta anche visibilità e attenzione verso il cortometraggio, un tipo di cinema dalla limitata e complessa diffusione.